Due errori che vedo fare spesso quando le persone montano in sella è quello di creare una situazione che può essere a rischio. Poi magari non succede nulla, però siccome è una situazione particolare, quando Parelli dice quando si sale e quando si scende è un po' come quando si prende l'aereo, no? I momenti più difficili sono al decollo e all'atterraggio. È un po' la stessa cosa. Io anni fa ho avuto una working student qui che si è fatta male scendendo da cavallo, semplicemente perché eravamo in un campo in erba e ha trovato una buchetta che era nascosta dall'erba. È scesa bene, la cavalla era ferma, tutto quanto, e si è fatta male lo stesso. Quindi dobbiamo fare molta attenzione in quel momento lì e dobbiamo fare attenzione anche a chi ci è vicino. Oggi c'è un sacco di moscini. Perché ho detto che dobbiamo fare attenzione anche a chi ci è vicino? Perché se io quando salgo, quando scendo, ho persone intorno che mi si muovono, il cavallo è possibile che mi si muova e quindi in quel momento lì può accadere che mi trovo in disequilibrio e magari cado e magari rimango con la staffa infilata, cioè il piede infilato nella staffa. Ok, allora, due errori che vedo fare tantissime volte è quello di posizionarsi male rispetto al cavallo. Cosa significa questo? Allora, lasciatemi mettere la lead rope alla cintura. Ok, bene, allora, il primo errore, quello veramente più comune, è quello di, quando si sale, stare rivolti verso il cavallo, ok? Cioè a questa maniera. E prendere, il secondo errore, è prendere la sella così, ok? A questa maniera, cioè con questa mano che va dietro, a prescindere che sia sella all'americana o all'inglese non cambia nulla, mano dietro e mano davanti, a sinistra di fronte e la destra dietro, ok? Questi sono i due errori più comuni, cioè si sale così, ok? E poi l'altro errore, quindi sono tre, non due, questo è un bonus, prendetelo come bonus, è il fatto che non si fa attenzione alla nostra punta, ok? Alla punta del nostro piede, vedete? Molte volte io vedo le persone che salgono e spingono così e vanno a toccare con la punta esattamente la pancia del cavallo e poi dopo si meravigliano che il cavallo si sposta quando va bene. Allora, io così non devo salire, perché? Perché se salgo così, vedete, guardate per bene, se il cavallo si muove, io sono in una situazione di rischio, perché non sono allineato con la direzione del cavallo. Il cavallo in quel momento lì può andare a sinistra o a destra, a meno che noi abbiamo filato lo stivale qui, che allora potrebbe andare anche di lato, ma è comunque pericoloso, perché se io sono seduto così e vado di lato e il cavallo va di lato, cosa succede? Che mi ritrovo a andare all'indietro, ok? Vedete? Sono così, il cavallo va di là e io casco all'indietro, oppure va in avanti e io casco all'indietro. È un problema serio quello. Quello che dovete fare è sempre allinearvi con la direzione del cavallo. Quindi il mio ombelico deve puntare verso il garrese, il mio piede deve stare il più possibile distante dalla pancia del cavallo, ok? E ovviamente deve anche andare a spingere sulla spalla. La mia mano destra deve andare a prendere l'arcione della sella, inglese, americana, quello che vi pare. Se all'americana ci avete anche il pomello, ma se no potete prendere all'arcione anche all'americana. La redine con la mano sinistra si prende un ciuffo di criniera, ok? Se ce l'ha il vostro cavallo, comunque mettete la mano qua e vi mettete su così, ok? E poi andate dalla parte di là. Ora qui c'è un problema di sella, ok? Che la sella non è stretta abbastanza. E allora, per finire vi do anche questa chicca in più. Quanto dovrebbe essere tirata la sella? Domanda, no? E tutte le volte si sente dire. La sella dovrebbe essere tirata per permetterci di stare sulla staffa prima di finire di salire almeno per 5 secondi.
e poi vi girate di là e poi andate di là. E una volta che siete sopra non dovete fare niente. Ovviamente tutto questo lo potete fare sia a destra che a sinistra. Attenzione che a destra è tutto replicato ma al contrario. Quindi questo perché ve lo dico? Perché molte volte vedo persone che salgano bene a sinistra ma poi a destra cosa fanno? Fanno di nuovo l'errore di mettere la mano sinistra, ovvero in quel caso lì la mano sinistra dietro e la mano destra davanti. Ok? Spero di avervi dato qualche chicca da portarvi a casa. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto. Sì, Eros, è vero, sei stato bravissimo, non ti sei mai mosso, cosa che ovviamente non fai mai, per cui non è che è una cosa particolare per te. E fatemi sapere se vi è piaciuto il video, fatemi nei commenti, metteteci le vostre domande, lasciate un like. E l'altra cosa, Eros, non sono il tuo albero, l'altra cosa che vi voglio di nuovo segnalare, come sempre, è quella degli abbonamenti. Ok, gli abbonamenti ancora sono presenti sia su YouTube sia sulla nuova piattaforma MH Club, matteonihorsemanship.club. Per ora le lasceremo tutte e due, però se vi volete abbonare fatemi la cortesia di abbonarvi su matteonihorsemanship.club, perché per una miriade di motivi che ho già detto nei video scorsi, ma fondamentalmente perché se ci sono dei problemi riesca a esservi d'aiuto, altrimenti io su YouTube purtroppo non posso fare nulla, gestiscano tutto loro. Se avete dei problemi dovete rivolgervi all'assistenza di YouTube, che insomma diciamo è quella che è, perché ha a che fare con miliardi di utenti. E per questo video è tutto e noi ci vediamo nel prossimo video. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me. For I pass out, I'm too low.